Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione della sezione sul sistema dei permessi in cui andiamo a trattare questo quarto punto, cioè la creazione e la gestione di gruppi di utenti. Quindi vedremo che cos'è un gruppo di SharePoint, lo vedremo approfonditamente per poi andare alla fine a segnare il confine netto tra il gruppo SharePoint e il gruppo Office 365. Quindi dopo aver visto che cos'è un gruppo SharePoint, raggiungeremo l'ambiente di creazione gruppi, configureremo le impostazioni del gruppo, aggiungeremo gli utenti e poi andremo a vedere la distinzione netta tra i due tipi di gruppi. Quindi vedremo che cos'è un gruppo, che è un insieme di utenti ai quali è assegnato lo stesso livello di autorizzazione, nel senso che nell'azienda ci possono essere gruppi di persone che hanno bisogno di operare in SharePoint in un certo modo e andremo ad attribuire a questi gruppi, una volta costituiti, un certo livello di autorizzazione senza andare ad attribuire autorizzazioni superflue. Quindi raggiungeremo l'ambiente di creazione dei gruppi, dalla rotellina autorizzazioni sito e visita impostazioni delle autorizzazioni avanzate, raggiungeremo l'ambiente di creazione e gestione gruppi, cliccheremo su crea gruppo e a questo punto andremo a configurare tutte le impostazioni del gruppo, segnatamente i livelli di autorizzazione, e poi andremo ad aggiungere gli utenti che vogliamo al gruppo, sia singoli utenti che gruppi Office 365, e alla fine poi andremo a vedere la distinzione tra il gruppo Office 365, che è un insieme di utenti che appartengono all'organizzazione, e il gruppo SharePoint, che è un insieme di utenti che appartengono all'organizzazione con un determinato livello di autorizzazione, all'interno del quale ci possono essere più persone e più gruppi Office 365. Quindi adesso ci spostiamo sul sito SharePoint e andiamo a vedere come si crea operativamente un gruppo SharePoint. Quindi clicchiamo sulla rotellina, poi su autorizzazioni sito, poi su impostazioni delle autorizzazioni avanzate e raggiungiamo l'ambiente di gestione delle impostazioni avanzate, dove SharePoint innanzitutto ci fa vedere la lista dei gruppi e ci sono, come vedi, i gruppi di default di cui abbiamo già parlato anche nella lezione precedente, membri, proprietari e visitatori con i rispettivi poteri di modifica, controllo completo e lettura, e poi c'è questo gruppo controllo di gestione che ho aggiunto io oltre quelli che sono previsti di default in SharePoint e a cui ho attribuito il livello collaborazione ed anche il livello lettura e avvisi. Quindi i gruppi a cosa sono funzionali? Allo snellimento della gestione delle autorizzazioni, nel senso che gestire le autorizzazioni, soprattutto se la ditta è grande, se ha tanti dipendenti, può essere difficoltoso, ricordarsi a chi è stato attribuito il potere di fare che cosa, ricordarsi di tutti, ricordarsi che quel determinato giorno quella persona non deve più accedere a quei contenuti. Quindi tutto questo si può gestire con i gruppi e con i livelli di autorizzazione. Quindi se quel gruppo di persone deve fare soltanto quella cosa all'interno del sito SharePoint, per esempio deve soltanto lavorare sugli elenchi e le liste di documenti, non c'è bisogno di attribuire loro anche il potere di lavorare sulle web art e sulle pagine. Perché poi magari ci vanno a vedere dentro, possono magari andare a modificare qualcosa che non devono modificare o anche vedere qualcosa che non devono vedere. Quindi per semplificare questo lavoro, lo SharePoint Administrator è bene che crei dei gruppi e poi ai gruppi assegni dei livelli di autorizzazione, così ha sempre ben chiaro, tornando qui in questo ambiente, il quadro della situazione. Quindi andiamo a vedere come operativamente si crea un gruppo SharePoint. Quindi clicchiamo qui su crea gruppo. Io ho creato un gruppo controllo di gestione, creiamo un gruppo contabilità. Appartenenti al settore contabilità. Poi abbiamo il proprietario del gruppo. SharePoint di default mette me che sono l'amministratore dell'account, ma ovviamente si può scegliere una qualsiasi persona come proprietario del gruppo.
nel senso che lo SharePoint Administrator, quando costituisce il gruppo SharePoint, potrà anche decidere che questo gruppo potrà essere amministrato da un'altra persona. Amministrato in cosa? Amministrato in termini di aggiunta di membri, di aggiunta di livelli di autorizzazione se non bastassero, di riduzione dei poteri di autorizzazione nel momento in cui ci si accorge che in effetti sono troppi quelli attribuiti. E quindi qui si va ad aggiungere il proprietario del gruppo. Si può mettere soltanto una persona, non più di una, perché se io vado a scrivere un altro nome, se io vado a tentare di inserire un altro nome, mi dice è possibile immettere un solo nome. Quindi diciamo che questo lo cancello, lasciamo il mio nome, ma qualunque altro andrebbe bene, basta che ovviamente sia scelto dallo SharePoint Administrator, e poi si vanno a operare queste altre configurazioni, quindi selezionare gli utenti autorizzati a visualizzare le appartenenze del gruppo, cioè chi è che può vedere chi appartiene a questo gruppo, soltanto i membri del gruppo o tutti, cioè tutti i membri dell'account Office 365, e qui lo andremo a scegliere mettendo la spunta di qua o di qua. Poi selezionare gli utenti autorizzati a modificare le appartenenze al gruppo, quindi solo il proprietario del gruppo, oppure possiamo far aggiungere un membro a questo gruppo anche dai membri del gruppo, e anche in questo caso andremo a scegliere tra questa spunta o quest'altra. Poi per quanto riguarda le richieste di appartenenza, consenti richieste di adesione al gruppo o di rimozione dal gruppo. Quindi io posso consentire, io SharePoint Administrator che imposto il gruppo, posso consentire che le persone possano richiedere di aderire al gruppo e richiedere di essere rimosse. Poi queste richieste di adesione o di rimozione posso stabilire che possono essere accettate automaticamente oppure debbano essere prima approvate. Cosa ultima e ovviamente non per ordine di importanza, anzi direi la più importante, è l'assegnazione delle autorizzazioni di gruppo al sito, perché abbiamo detto che il gruppo è funzionale a stabilire che cosa può fare quel gruppo di persone e quindi quale livello di autorizzazione ha quel gruppo di persone, quindi questo è fondamentale. Sicuramente il gruppo contabilità sarà interessato a vedere quello che succede all'interno del gruppo contabilità, e poi potrebbe essere interessato sicuramente anche a vedere magari quello che succede nel magazzino, nell'ufficio acquisti o anche in un altro ufficio dove si fanno minuti acquisti, come per esempio la cancelleria o altre cose del genere che riguardano appunto i piccoli acquisti. Diciamo che sicuramente gli servirà di lavorare sugli elenchi, quindi lavorare sugli elenchi. Io metterei questo livello di autorizzazione di modifica. Modifica che vuol dire che può aggiungere, modificare ed eliminare gli elenchi, può visualizzare, aggiungere, aggiornare ed eliminare i documenti ed elementi di elenco. Quindi diciamo che questa autorizzazione per il gruppo contabilità può andare bene. Inutile andare a dare il controllo completo alle persone che fanno parte del gruppo contabilità, certo glielo potremmo anche dare, ma è sicuramente un potere che non serve a queste persone e quindi per principio generale non va dato loro. Quindi una volta che abbiamo scelto il livello di autorizzazione che ci va bene per queste persone, ovviamente io quando vado a stabilire queste cose o già so perfettamente quello che contiene questo livello di autorizzazione, altrimenti apro i livelli di autorizzazione e ci vado a vedere. Una volta che ho finito, clicco su Crea e a questo punto il nostro nuovo gruppo è stato creato. Quindi torniamo nei gruppi, quindi torniamo indietro, facciamo un refresh ed ecco che il gruppo contabilità è stato creato con il livello di autorizzazione modifica. Chiaramente qui c'è una sintesi del livello di autorizzazione. Se io poi
come abbiamo visto nella lezione precedente, avessi anche un solo dubbio di cosa contiene il livello di autorizzazione modifica, quindi quali poteri dà alle persone a cui viene attribuito, io vado qui in livelli di autorizzazione, entro in modifica e vedo tutto quello che ho appena dato la possibilità di fare a questo gruppo di persone che ho chiamato contabilità. Torniamo all'elenco dei gruppi, facciamo indietro e adesso vediamo come si aggiungono i membri al gruppo. Quindi entriamo nel gruppo nel quale vogliamo introdurre dei membri, apriamo questo che abbiamo appena creato, come vedi SharePoint di default ci mette me che sono proprietario del gruppo perché l'ho creato e sono anche amministratore dell'account e quindi di default anche SharePoint Administrator, e quindi vado qui a cliccare su nuovo, aggiungi utenti, e qui andrò ad aggiungere tutti gli utenti che voglio, per esempio Cristina Bianchi, Rossi, Roberto. Poi posso aggiungere interi gruppi Office 365, per esempio tutti i membri del gruppo Cardiology Congress, corsi di formazione, tutti i membri del gruppo corsi di formazione, e qui posso aggiungere un messaggio, siete stati aggiunti al gruppo SharePoint contabilità con poteri di modifica sulle liste, e a questo punto vado a condividere con queste persone questo messaggio. Come vedi, queste persone sono state tutte aggiunte al gruppo, è stata aggiunta Cristina Bianchi, è stato aggiunto Roberto Rossi, sono stati aggiunti questi due gruppi Office 365, quindi tutti i membri che fanno parte di quei gruppi Office 365. Poi qui in Office 365 le azioni sono speculari. Se io vado a togliere nell'ambiente di amministrazione, qua nell'interfaccia di amministrazione, andassi qui siamo già in team e gruppi, andassi dentro Cardiology Congress, andassi in iscrizione, membri, e togliessi uno di questi membri, lo cancellassi da questo gruppo, ovviamente questo si ripercuoterebbe anche nella parte del gruppo SharePoint, perché quella persona non farebbe più parte del gruppo Office 365 Cardiology Congress e quindi non avrebbe più i poteri che ha il gruppo Cardiology Congress in quanto inserito tra i membri del gruppo SharePoint contabilità, e quindi quella persona non avrebbe più ovviamente il potere di fare quello che aveva fino a quel momento. E quindi, dopo aver visto anche come si aggiungono gli utenti, andiamo da ultimo a vedere la distinzione netta tra il gruppo Office 365 e il gruppo SharePoint, perché ora abbiamo approfondito il concetto di gruppo SharePoint. Nella prima sezione di questo corso abbiamo visto che cos'è un gruppo Office 365. Adesso andiamo rapidamente a fare una netta distinzione, perché questo è molto importante soprattutto quando si vanno a costituire i gruppi SharePoint, perché come abbiamo fatto poco fa abbiamo inserito in quel gruppo contabilità anche degli interi gruppi Office 365, quindi è bene non fare confusione tra i due concetti, altrimenti poi si va a attribuire un potere ad una persona sbagliata, si va a attribuire un livello di autorizzazione a delle persone sbagliate che non lo devono avere, perché magari non serve loro, oppure proprio perché quei contenuti quelle persone non li devono assolutamente vedere all'interno dell'azienda. Quindi il gruppo Office 365, leggiamo una definizione, è un insieme di utenti, membri o ospiti appartenenti all'organizzazione, quindi quelli che sono stati registrati nell'account Office 365, che hanno un profilo nell'account Office 365. Se io prendo più utenti e costituisco un gruppo, quello è un gruppo Office 365, corsi di formazione, Cardiology Congress. Il gruppo SharePoint invece è qualcosa in più. Il gruppo SharePoint è fino a qui alla virgola, è la stessa cosa del gruppo Office 365, è un insieme di utenti, membri o ospiti appartenenti all'organizzazione, cioè all'account Office 365, però in aggiunta, qui la distinzione,
con un determinato livello di autorizzazione per operare sulla raccolta dei siti o su un singolo sito SharePoint. E qui, come vedi, le due cose non sono assolutamente uguali. Qui ho due singoli utenti dell'account Office 365, Cristina Bianchi e Roberto Rossi. Qua ho due gruppi dell'account Office 365, corsi di formazione Cardiology Congress, e questi due gruppi più queste due persone costituiscono tutti insieme, la sommatoria costituisce il gruppo SharePoint controllo di gestione, che ha questo livello di autorizzazione, anzi ne ha due: collaborazione e lettura e avvisi. Quindi abbiamo visto anche questo argomento e ti aspetto quindi nella prossima lezione, dove tratteremo l'ultimo punto, che è la condivisione di documenti con utenti esterni. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!